Ciao dal terrone della statistica di Staticalmo, il canale che tramite la statistica aiuta la tua azienda o organizzazione a fare decisioni più rigorose. Oggi ti mostro una piattaforma tipicamente da informatici. Ti presento questo dataset che ha a che fare con l'assenteismo. La persona chiedeva di fare un'analisi dei gruppi, ma ho preferito fare di testa mia. Suggeriva azzurro di Microsoft e anche linguaggio R. Io prima ti faccio vedere qualcosa su azzurro, piattaforma, ripeto, tipicamente utilizzata dagli informatici, e poi ti spiegherò il perché, e poi ovviamente passerò su JASP perché è il mio programma di interfaccia grafica per la statistica preferito per il momento. Dunque, ti faccio vedere subito di che tipo di dati abbiamo a che fare. Abbiamo l'ID del dipendente, la regione dell'assenza, il mese dell'assenza, il giorno dell'assenza, la stagione, le spese di trasporto, la distanza dal luogo di lavoro, da quanto tempo sono in servizio, l'età, insomma abbiamo un sacco di variabili. Vada bene che di solito un dataset così ce l'hanno le medie grosse aziende, quindi difficilmente se hai 10 dipendenti ti servirà una cosa del genere. Domanda di ricerca: capire quale tipo di variabili aumenta il rischio di assenteismo. Come forse avrai visto da un altro video, la prima cosa da fare quando si vuole modellare una variabile, si fa un bel grafico della variabile stessa. Se non è quantitativa si fa una tabella. Quindi in questo caso, guarda, abbiamo il 91% dei casi che cade nella non assenza. 91% dei casi. Il 9% è assenza ed è praticamente una situazione molto simile a quella che avevo io nella tesi, ma questo è un altro discorso. Come vedi, non abbiamo a che fare con una distribuzione normale, cioè a curva di campana, che è una cosa di questo tipo, ma abbiamo ancora una volta una distribuzione esponenziale negativa. Perché ti ho fatto vedere questo grafico? Perché se noi vogliamo utilizzare il modello base della statistica, ossia una regressione lineare, con una variabile distribuita così, non possiamo, perché andiamo ad invalidare una delle 4 o 5 ipotesi di questo modello. Questo non significa che è tutto perduto, ma andiamo con ordine. Prima cosa mi sono calcolato le correlazioni lineari. Come vedi, questo programma è abbastanza disordinato rispetto ad altre soluzioni che hai visto fino ad ora, nel senso che io voglio il nome delle colonne sia qui ma anche per riga, perché sennò faccio una fatica bestia a leggere. In ogni caso, a noi interessa questa variabile. Vedi che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 colonne bassamente correlate, il resto sono praticamente nulle. Quindi come prime variabili candidate per la costruzione del modello utilizzeremo queste. Fortunatamente ci viene in soccorso questo filtro che possiamo personalizzare. In questo caso qual è la regola? La correlazione lineare di Pearson. Qui ne abbiamo altre, questa è quella non lineare come forse avrai visto in altri miei video. Questa in genere si usa per i sondaggi e questa qui è molto utilizzata nell'ambito informatico. Bada bene che in questo caso, se non si vuole invalidare un'altra ipotesi del modello di regressione lineare, la scelta di questo metodo, ossia la correlazione lineare, non è la scelta ottimale. In genere io utilizzo la correlazione lineare parziale, perché in questo modo mi assicuro maggiore indipendenza fra le variabili che vado a inserire nel modello, altrimenti rischio la collinearità che ho evidenziato in altri due contenuti. Qua sotto diciamo la variabile obiettivo desiderata e il numero di colonne volute. Chiaramente lui prenderà quali? Quelle che hanno il maggior grado di correlazione o comunque quelle che hanno il maggior livello di metodo che scegli qua dentro. Andiamole a vedere. Quindi abbiamo ragione dell'assenza, altezza, giorno della settimana, richiamo disciplinare, presumo, numero di figli e la distanza. Bada bene che questa qui è la variabile più strana, perché questo in realtà è un codice della ragione.
come vedrai più avanti questa cosa la gestisco. Molto strano vedere che altezza ha una correlazione con l'assenteismo. Qui abbiamo una correlazione fra altezza e assenteismo perché abbiamo selezionato la correlazione lineare punto. Con altri metodi magari non salta fuori, ma più avanti vedrai nello specifico. 6 colonne, filtro il dataset in funzione di queste colonne, faccio la classica divisione per addestrare il modello e testare il modello. Bada bene che questo tipo di divisione è estremamente penalizzante, ma non ci importa più di tanto, poi vedrai anche il motivo. Creo il primo modello di regressione lineare, lo addestro, qui lo valuto essenzialmente e guarda una cosa, questa colonna in statistichese si chiama y cappuccio, cioè la colonna della previsione della tua variabile obiettivo. Guarda la distanza, noi avevamo da costruire 112, il modello prevede 9. Qua da 40 arriva a 11. Io ti faccio rinotare ancora una volta questo. Nella variabile obiettivo abbiamo un grafico così. Nella variabile obiettivo prevista guarda come cambia il grafico. Questa non è una novità perché, ribadisco, il modello lineare funziona se hai una variabile obiettivo normale. Ovviamente se non ce l'hai e tu fai comunque il modello, lui comunque prevede una distribuzione normale. Alla fine il suo compito è quello, a meno che non fai delle cose. Comunque, dopo la fase di score, passiamo alla fase di valutazione. Quindi per il modello di regressione lineare abbiamo, rullo di tamburi, il 2% di varianza spiegata. Non è una novità. Qua a destra, adesso ti spiego cosa abbiamo. Qui a destra abbiamo un modello molto più complesso, che è una rete neurale. In genere si usa quando la variabile obiettivo è un po' più ostica. E il nostro obiettivo è più ostica, ma come avrai visto molto rapidamente, non è comunque in grado di catturare un tipo di distribuzione esponenziale negativa. Infatti il nostro R quadro migliora sì del 40% rispetto a quello della regressione lineare, ma è comunque estremamente basso. Bada bene che quando si fa apprendimento statistico, apprendimento automatico, machine learning, chiamalo come te pare, su Azzurro, non è che abbiamo chissà quanto di strumenti. Io prima ti ho fatto vedere che qua dentro noi possiamo selezionargli solo questi metodi. Siamo molto limitati se noi facciamo statistica con l'approccio degli informatici. È vero che, come vedi a sinistra, io gli posso inserire dei pezzi di codice di R e di Python. Bada bene che R è il linguaggio degli statistici di solito e Python è il linguaggio degli informatici. Ma la differenza è che R è il linguaggio fatto dagli statistici per gli statistici. Python è un linguaggio che è stato adattato alla statistica. La cosa utile di Azzurro è che noi possiamo fare questa cosa qua sotto. Una volta che noi addestriamo il modello, è molto semplice, grazie anche a tutti i servizi connessi di Microsoft, creare un servizio web dove noi esponiamo il nostro modello. Cosa significa esporre un modello? Semplicemente renderlo utilizzabile da terzi, senza essenzialmente riaddestrare il tutto. Hanno un modello già fatto e finito, chiavi in mano, basta che giri la chiave e si apre la serratura. In questo caso la serratura ti sputa fuori il dato, la previsione. Ora, e qui viene il bello secondo me, adesso io ti faccio vedere come cambiano i risultati se si fa un approccio più da statistici. Purtroppo ci ha messo un po' a caricare, ma capisco che, come avevo detto in altri casi, ogni programma che si usa ha i suoi vantaggi e svantaggi. Poi so benissimo da dove arriva parte del rallentamento. Quindi, prima cosa che ho fatto su JASP, una statistica descrittiva, è il grafico della mia variabile obiettivo. Anche qui vedi che abbiamo un colonnozzo a sinistra, tutto il resto è una lunga coda. Ho fatto un bellissimo QQ-plot che idealmente, se fosse una normale, avremmo tutti i punti che si distribuiscono più o meno su questa linea rossa, che in genere è una bisettrice, cioè una cosa che divide a metà. Quindi sia da qui che da qui si vede che non è assolutamente una distribuzione normale. Poi cosa ho fatto? Le correlazioni. Di significativo abbiamo bevitore sociale, ma bada bene che lo abbiamo significativo solo per un tipo di correlazione non lineare, cosa che su Azzurro potevamo fare ma
evidenziava la significatività. Poi abbiamo il provvedimento disciplinare che è significativo sia lineare ma ancora di più non lineare. Poi abbiamo la presenza dei figli che è significativo solo lineare, il giorno della settimana che è significativo solo lineare, la ragione dell'assenza che è significativo ma vale la considerazione fatta prima. Poi salta fuori come significativa la distanza casa-lavoro e per concludere l'altezza. Quindi questa è una correlazione con il metodo frequentista o classico. Come sai, a me piacciono le cose un attimino più rigorose e ho fatto anche una correlazione bayesiana. E qui iniziano le sorprese. Altezza rimane significativa, ma con calma ci arriviamo. Figlio diventa significativa solo per la non lineare. Provvedimenti disciplinari, significativo poco sul lineare, molto sul non lineare. Bevitore sociale solo significativo nel non lineare e basta così. Questo l'ho aggiunto per scrupolo. Ma andiamola a vedere nel dettaglio. L'altezza, che era significativa, come vedi, lo è solo, e qui non vado ancora una volta nei dettagli, per una parte di una cosiddetta prior. Il resto vedi che fa sotto. Inoltre, guarda come cambia la significatività in funzione del numero di osservazioni. Sta tutta giù. Quindi è una falsa significatività. Col metodo frequentista questa cosa non la vedevamo. Col metodo bayesiano sì, ma ha senso se ci pensi. Perché mai una persona più alta dovrebbe assentarsi di più? Poi, figli, abbiamo una evidenza molto forte, sia per quanto riguarda il come giochiamo sulla prior, sia per quanto riguarda il numero di osservazioni che prendiamo. Vada bene che più della metà sta sopra questa linea e quindi abbiamo un'effettiva significatività qua. Per il bevitore sociale l'abbiamo tutta su H1 per quanto riguarda la prior e per quanto riguarda questo purtroppo non abbiamo questi due tipi di controlli per come è fatta la variabile stessa. Dunque, alla luce di tutto ciò ho fatto il mio primo modello che ha cosa? Numero di figli, bevitore sociale e provvedimento disciplinare, perché appunto da qua dentro solo queste tre risultavano robuste alla significatività. Tuttavia abbiamo un R quadro aggiustato dell'appena 3%. Su azzurro avevamo per la regressione semplice un 2%, quindi un miglioramento del 50%, che in termini relativi è tanto, ma è comunque basso ed è comunque più alto della rete neurale. Ma non è finita qui, ci sono spunti di miglioramento, ovviamente. Praticamente il grafico di diagnostica, vedi che vengono fuori cose molto strane, ma adesso capirai il perché. Così per curiosità ho fatto anche due modelli classificativi. In genere la regressione lineare è un modello di studio, non è un modello che serve per predire accuratamente, serve per fare delle cose in funzione dei modelli classificativi tipo questo. Vedi che comunque l'R quadro arriva al 5%, che è comunque di più rispetto al supermodello della rete neurale, che è una cosa complessa, ribadisco. Secondo modello classificativo è questo e come vedi il R quadro peggiora addirittura. Quindi come avevo anticipato la fonte del problema sta tutto qui. Abbiamo una variabile obiettivo distribuita come un'esponenziale negativa e il modello di regressione lineare, visto che prende come variabile obiettivo variabili normali, non funziona. Cosa facciamo? Gli trasformiamo una variabile obiettivo. Nulla ce lo vieta. La trasformazione si poteva fare anche con azzurro, probabilmente con una di queste o in extrema ratio, integrandogli dentro il codice di R o di Python. Mi sono fatto questa colonna tramite una colonna intermedia che ha un nome sbagliato perché non sapevo modificarlo e ho fatto praticamente il logaritmo più 1 dell'assenteismo, più 1 perché ovviamente il logaritmo di 0 dà problemi. Dopo aver fatto la trasformata della mia variabile obiettivo abbiamo questo. Come vedi è una cosa che assomiglia molto di più a una distribuzione normale. Nello specifico abbiamo una bimodale, ma è comunque meglio di quello che avevamo in partenza. E quindi cosa ho fatto? Ho ripetuto la regressione. Guarda, abbiamo un R quadro aggiustato del 22%, prima era il 2, quindi abbiamo migliorato del 10x, ovviamente tutte variabili significative perché le abbiamo scelte a monte con criterio, non con filtri automatici così, senza metterci la testa. Però il grafico di diagnostica mostra cose ancora brutte.
In particolare la cosa più brutta è questa, se vogliamo, perché questa qui tutto sommato è passabile. Questa cosa qui si chiama eteroskedasticità, un nome greco che io odio con tutto il cuore. Essenzialmente questi punti hanno una varianza non costante e questo ha delle conseguenze pesanti sul modello, perché se noi non avessimo fatto la scelta delle variabili con criterio, ci serviva aggiustare tutta questa significatività tramite un metodo che ha il nome di un famoso statistico italiano, perché essenzialmente queste significatività sono tutte distorte in presenza di questo. Successivamente ho fatto una seconda trasformata della variabile obiettivo tramite il metodo Box-Cox, ma il problema è che su JASP, nonostante usa R di base, non si può fare in maniera automatica, ma in maniera manuale. Nel senso che io su JASP purtroppo, nonostante la funzione nativa, va inserita a mano il valore per la trasformata, mentre invece su R c'è una funzione che ti trova in maniera automatica il valore ottimale, che non è poco. Fa risparmiare un sacco di tempo ed è molto gradevole. Quindi io non so se questo è il valore ottimale. Si possono fare vari tentativi, ma andiamo a vedere il modello. Innanzitutto questa è la distribuzione e come vedi è sempre una bimodale. Il modello è peggiore di quello di prima, da un 22% siamo su un 18%, quindi quella non è la trasformata ideale. Poi ti svelo un piccolo trucco: io ho avuto un professore che a colpo d'occhio riusciva a capire da questo grafico che tipo di trasformata voleva la variabile obiettivo. Quindi questi grafici di diagnostica per quanto riguarda la trasformata di Box-Cox non te li commento. A questo punto voglio soffermarmi su questa intercetta, cioè quando azzeriamo tutto il resto, ha senso che una persona faccia un'ora di assenteismo? Secondo me no, anche perché il valore più probabile è 0, da come abbiamo visto. Quindi fare un modello che rimuove l'intercetta migliora assolutamente l'R4, che passa a un 82%, che è tanto, ma come ho detto anche in altri contesti, non basta guardare solo una metrica, bisogna guardare i grafici di diagnostica e quel problema della varianza non costante rimane. Qui tutto sommato è passabile, ma questo è un problema, così come anche questo è un problema. Perché abbiamo questo tipo di risultato? Perché su JASP, quando specifico il modello di regressione, io non posso fargli trasformate delle mie variabili esplicative all'interno di questa interfaccia. Serve che la creo io la variabile modificata. Quindi serve tornare qui, nel senso che figlio vuole una trasformazione. Non va preso così com'è, ma forse una trasformazione logaritmica. Quindi uno spunto di miglioramento è quello. Un altro spunto di miglioramento è rimuovere eventuali valori anomali. Quindi io ho concluso con questo video, spero di averti fatto cogliere le enormi differenze che abbiamo quando si scelgono servizi o software indirizzati a uno statistico che lavora in un certo modo piuttosto che un altro. In questo caso un modo è il modo da informatico e l'altro è da statistico. Ribadisco, perché se no sembra che non faccio par condicio, alcune cose si potevano fare anche da qui, altre si potevano fare qui, ma serviva a spendere più tempo rispetto a utilizzare funzioni già fatte di JASP che utilizza R. Chiaramente di interfacce così, per fare modelli o comunque statistica ne esistono varie. Ho citato in passato Orange, ma ne esistono varie, anche con interfacce più o meno moderne. Questa, se vogliamo, è abbastanza moderna. Ne conosco altre che sono un po' più indietro, ma al massimo aumentano la curva di apprendimento. E se anche tu vuoi studiare alcune metriche della tua azienda, come ad esempio la produttività, in funzione di varie variabili temporali o di capitale umano, mi puoi contattare sui principali social oppure sul mio sito web, ossia staticalmo.com, andando nella sezione in basso e ci metteremo d'accordo. Ciao!